bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto facilissimo ma soprattutto molto veloce, la Pink Bag. Adesso vi faccio vedere tutto quello che ho utilizzato per poterla realizzare. Il progetto di oggi utilizzerò la fettuccia di Borgo dei Pazzi in Dalicra nella tonalità numero 19. Non è la prima volta che la utilizzo, mi sono trovata veramente bene, è elastica, è molto facile nella lavorazione e dà molta consistenza ai nostri lavori. La rocca non presenta tagli o imperfezioni, ha dei colori continuativi, quindi se noi acquistiamo oggi una tonalità la ritroviamo identica anche col passare del tempo, quindi se la riordiniamo fra 6 mesi, non c'è il rischio di trovare un bagno diverso. E poi utilizzerò anche un manichetto da 50 cm sempre targato Borgo dei Pazzi, che è stato lavorato appunto nella stessa identica tonalità. Io vi lascio un codice sconto col quale poter acquistare gli articoli che vi ho mostrato oggi, ma questo codice sconto è valido per tutti gli articoli che trovate appunto sul sito Borgo dei Pazzi. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione realizzando 51 catenelle. Io lavorerò con l'uncinetto numero 7, ma volendo potete usare anche un uncinetto più grosso. Adesso si torna indietro e si realizzano dei punti bassi, ma anziché in questo modo lo facciamo partendo dalle costine che ci stanno sul retro. Quindi partiamo dalla seconda e creiamo questi punti bassi appunto sul retro delle nostre catenelle e in totale saranno 50. In questo modo. Quindi non complicato. E questo sarà il risultato, quindi le facciamo tutte e 50 e ci rivediamo per fare insieme il giro successivo. Ed ecco qui i miei 50 punti, tutti completati. Adesso da questo giro in poi, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso iniziamo con la lavorazione in costa per tutta la durata del nostro lavoro. E a inizio e fine giro dobbiamo realizzare delle diminuzioni. Quindi cosa facciamo? Intanto prendiamo solo la solina esterna, quindi entriamo, estraiamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo e poi chiudiamo tutto insieme. Quindi questa diminuzione soltanto a inizio e fine giro e invece poi per tutti gli altri punti lavoriamo normalmente con dei punti bassi in costa, quindi in questo modo. Per cui li completiamo tutti e ci vediamo quasi alla fine per farvi vedere la diminuzione a fine giro. Siamo quasi a fine giro, facciamo l'ultimo. Ci rimangono le ultime due maglie che adesso lavoriamo esattamente come abbiamo fatto all'inizio, creando una diminuzione. Quindi entriamo, estraiamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo, estraiamo e chiudiamo tutto assieme. E così abbiamo fatto a inizio e fine giro la nostra diminuzione. Catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo sempre a inizio e a fine giro diminuzione. Quindi entriamo, estraiamo e non chiudiamo, prendiamo quello successivo e chiudiamo tutto insieme. E si procede sempre in costa, mi raccomando. E quando arriviamo agli ultimi due punti alla fine dobbiamo creare la nostra diminuzione. Quindi questo non ce lo dimentichiamo, vedete? Noi siamo partiti da 50 punti, quindi ogni giro ne andiamo a togliere praticamente 2, quindi faremo dei giri di andata e ritorno fino ad ottenere 34 maglie. Quindi facciamo questa parte e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Ed ecco la prima parte del corpo borsa completata, quindi io sono arrivata a 34 maglie, quindi sono partita da 50 e poi ho realizzato gli altri 8 giri andando a diminuire
sia all'inizio che alla fine, fino ad arrivare appunto a 34 maglie. Adesso intanto vi faccio vedere che poi quando completeremo questo corpo borsa lo dobbiamo fare in questo modo. Quindi questa prima parte l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo fare la parte piatta, quindi senza né aumenti né diminuzioni, e poi faremo questa parte dove vi spiegherò come creare gli aumenti. Quindi siamo arrivati, quindi ripeto, a 34, catenella, voltiamo il lavoro e adesso andiamo a realizzare 8 giri senza creare diminuzioni, quindi punto su punto, per cui saranno 8 giri, sempre 34 maglie. Sempre in costa, mi raccomando, e la cosa importante, contate sempre, perché può capitare che saltiamo qualche punto e altrimenti poi la borsa non verrà dritta. Quindi facciamo questi 8 giri e ci rivediamo per vedere come iniziare l'altra parte. Ed ecco qui realizzati gli 8 giri senza aumenti, quindi con 34 maglie. Infatti adesso se io metto in questa maniera il lavoro, vedete, ho fatto la prima parte, la parte centrale, adesso dobbiamo rifare questa in questa posizione. E che cosa facciamo? Siamo arrivati quindi alla fine del giro, catenella, voltiamo il lavoro e adesso da 34 piano piano dobbiamo ritornare a 50 e quindi inizio e fine giro. Adesso faremo degli aumenti, quindi solo sul primo punto e sull'ultimo faremo 2 maglie basse nello stesso punto e si crea l'aumento. E poi invece sugli altri punti normalmente uno, in questo modo. Quindi arriviamo fino a questo punto e vi faccio vedere comunque come creare l'aumento a fine giro. Siamo arrivati a fine giro e anche qui sull'ultima maglia andremo a fare un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Ed ecco la prima riga completata. Poi catenella, voltiamo il lavoro e nuovamente sul primo punto un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, e poi punto su punto le altre maglie. E poi nell'ultimo nuovamente aumento. Quindi praticamente andiamo a fare al contrario quello che abbiamo fatto all'inizio. Quindi completiamo queste righe di andata e ritorno, sempre facendo gli aumenti a inizio e fine giro fino ad ottenere nuovamente 50 maglie. Quindi ci rivediamo per vedere poi il passaggio successivo. Corpo borsa completato, guardate. Quindi noi abbiamo raggiunto questa parte più lunga è circa 50 cm, questa misura 35 e la larghezza è 25. Adesso dobbiamo cucire la borsa e dobbiamo iniziare a cucire i laterali, questi due, 1 e 2. E poi nel momento in cui facciamo la cucitura rivoltiamo la borsa al contrario. Quindi scegliamo un lato, tanto cambia poco. Adesso io prendo ago tirafettuccia, mi sistemo la borsa per bene, mi aggancio, tanto questa è la parte interna, quindi mettiamo per così, sistemiamo questi due lati per bene e adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere asola esterna e asola, guardate, asola esterna con asola esterna, facciamo passare il filato e tiriamo per bene.
Facciamo la stessa cosa, asola esterna ed asola esterna. Ecco qua. Poi questo qui, questa codina la andiamo a nascondere successivamente e tiriamo per bene. Ci assicuriamo che è messa bene. Asola esterna nuovamente con quell'altra e tiriamo e si procede così, quindi, e andiamo a creare queste cuciture. Quindi arriviamo fino a qui, facciamo la stessa cosa da questa parte, rivoltiamo la borsa al contrario e ci rivediamo per l'ultimo passaggio. Cuciture completate, ho rivoltato la borsa al contrario ed eccola qui. Adesso l'ultimo passaggio è creare un contorno appunto bassissimo, quindi tutto attorno qui. Quindi riprendiamo il filato, facciamo un cappietto, partiamo, io partirò da questo lato e quindi mi vado a agganciare direttamente con un punto bassissimo e poi sotto ogni riga, in corrispondenza di ogni riga, andrò ad effettuare questo punto bassissimo di contorno. Quindi noi andiamo a cercarci i nostri punti e questo sarà il nostro ultimo passaggio. Vedete, così gli diamo un tocco di rifinitura. Facciamo tutto questo fino alla fine e ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola qui la pink bag completata. Devo dire sono molto soddisfatta del progetto perché viene fuori una borsa veramente molto carina e anche un modello di tendenza, ma soprattutto è veloce e facile, quindi anche le principianti si possono cimentare. Io alla fine ho utilizzato una rocca di Indalicra. Questo è quello che mi è rimasto, quindi se seguite le mie misure vi basterà abbondantemente. Potete realizzarla anche più piccola e col materiale che vi rimane creare un piccolo portamonete oppure portacellulare. L'ho realizzata anche in rosso, sempre con lo stesso materiale. Guardate quanto è bella, io ne sono veramente innamorata di queste due tonalità, ma come in Dalicra troviamo tantissimi colori, quindi ci possiamo veramente sbizzarrire. Io vi lascio il codice sconto col quale poterla acquistare con uno sconto immediato di 5 euro che comunque potete utilizzare per qualunque articolo vi piace, quindi andate a spulciare Borgo dei Pazzi perché ci sono tantissime cose veramente molto interessanti. Nonostante il progetto sia semplice, se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, fatemi sapere nei commenti se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo alla mia prossima creazione.